Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 18 aprile al 1° maggio, dove troveremo la luna piena in Scorpione. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più. Se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e il link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo iniziare. Andiamo ad accendere la nostra luna. Vediamo prima di tutto dal punto di vista astrologico cosa ci porterà questa luna piena in Scorpione del 1° maggio. Un periodo molto attivo soprattutto per lo sviluppo, per le emozioni che saranno abbastanza forti, travolgenti, un'energia potente in arrivo, l'attrazione e la passione si intensificano. Ottimo periodo anche per la ricerca, la curiosità, il coraggio e la determinazione che possono aiutare a far raggiungere obiettivi importanti. Autocontrollo può esserci nonostante qualche dubbio, qualche perplessità, quindi un periodo anche dove mostrare la propria forza e quindi prendersi cura di ciò che ci può insoddisfare, di ciò che ci porta instabilità, perché di contro effettivamente, siccome abbiamo visto le emozioni saranno molto molto forti, possono essere in eccesso e quindi addirittura distruttive per noi o per gli altri che ci circondano. Aggressività, diffidenza che aumentano, irascibilità, orgoglio oppure pretendere tutto e subito. Quindi queste sono le energie a favore e contro dal punto di vista astrologico. Però vediamo proprio la luna piena per voi del 1° maggio. Ovviamente sono energie che man mano si muovono a partire subito dopo la luna nuova e quindi ecco perché andiamo a considerare dal 18 aprile fino al 1° maggio. Il vostro primo oracolo è la luna della strega. Ci parla di un momento per voi molto importante perché c'è un qualcosa che sta per manifestarsi o comunque qualcosa che voi state cercando di realizzare. Ecco perché la luna della strega come significato principale ha quello di utilizzare la propria magia, le proprie capacità, i propri sogni, i propri desideri proprio per realizzarli. Anche la magia interiore, ovviamente mi riferisco alla nostra magia interiore, si può realizzare un sogno oppure si può entrare maggiormente nel proprio potere e questo lo dico soprattutto per chi non ha abbastanza fiducia e coraggio in se stesso. Poi secondo me è molto importante per comprendere una cosa, che noi abbiamo sì questo potere, però abbiamo anche bisogno di collaborare con l'universo, quindi potremmo essere proprio sostenuti e favoriti dall'universo. Ecco perché è il caso anche di utilizzare l'attrazione, il potere dell'attrazione anche con grazie a delle affermazioni o se desiderate, se volete, dei vostri rituali. Poi abbiamo un'altra carta, la dea della luna. Ecco, questa fa riferimento alla protezione e alla guida sia divina che poi a volte potrebbe essere anche nel concreto qualcuno intorno a noi. Quindi siccome che questa parla proprio di seguire i nostri sogni, però allo stesso tempo ci sta dicendo che dobbiamo essere audaci e che con l'impegno si può raggiungere non solo il proprio potenziale, però anche un qualcosa che magari voi non sapete di avere, una capacità inespressa, un lato nascosto, anche di andare a scoprire delle informazioni, delle cose utili per voi, quindi di migliorare la parte intuitiva. E adesso procediamo con l'altro oracolo, Arturo. Ecco, questa
si vede che proprio ci sono queste nette informazioni di aiuto, di sostegno, di, collaborare con l'universo, che, qualcuno probabilmente, da lassù vi sta osservando e vi sta guidando, vi sta aiutando. Anche questa parla, nello specifico di aiuto superiore, di aiuto divino e anche allo stesso tempo di sostegno, proprio di protezione. Però effettivamente si tratta anche di, nel concreto, proprio avere a che fare con delle persone che, possono sostenervi a 360 gradi. A volte può essere la famiglia, può essere, gli amici, le amicizie in senso lato, i legami solidi e sinceri che possono, migliorare, possono essere esplorati sotto altri punti di vista. Quindi un ottimo momento anche per proteggere se stessi e le persone più care ed effettivamente anche trovare aiuto e sostegno. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Il prossimo oracolo ci dà qualche indicazione in più oppure ci fa comprendere meglio alcune cose di questo periodo e quindi anche di che cosa aspettarci. Il mondo di mezzo è molto particolare perché spesso indica una fase di passaggio, è una fase dove si possono intrecciare delle scelte, delle decisioni e delle prove da sostenere. Siccome può trattarsi di vivere un'esperienza abbastanza dinamica, dobbiamo sapere assolutamente che le nostre azioni di questo periodo andranno fortemente ad influenzare il nostro futuro. Ecco perché è il caso di fare ordine, se c'è confusione, di gestire le proprie emozioni, ci possono essere proprio delle situazioni che vivrete e che metteranno in luce le vostre risorse, le vostre capacità, però allo stesso tempo anche, l'incertezza, la vulnerabilità, una forte sensibilità. Quindi, cercare il più possibile di andare a cogliere, di non temere assolutamente queste cose, ma di coglierle, come ulteriore esperienza, però anche di fare un passo avanti importante, perché vi ricordo che effettivamente questa ci sta dicendo di valutare attentamente quello che faremo, le decisioni, gli obiettivi, le cose importanti, veramente importanti per noi, perché son queste che andranno a realizzare successivamente e anche sono questi passi, le azioni che andremo a compiere che saranno proprio determinanti per il futuro. Pachamama, parla di energia, l'abbiamo visto proprio sin dall'inizio, questa potente energia che ci porta alla luna piena in Scorpione e anche questa effettivamente ci parla di energia che ci può nutrire e rigenerare. Ci parla anche di forza creativa, di amore incondizionato, di prosperità, di abbondanza, di proteggere ciò che, abbiamo, di, vedere le proprie paure, i propri limiti, non come un qualcosa che ci deve bloccare, ma che dobbiamo, trasmutare, dobbiamo superare proprio per aprirci alle varie possibilità disponibili per noi, perché effettivamente ci sono. E adesso vediamo l'ultimo oracolo, dove troviamo il tuono. Allora già il tuono fa riferimento a qualcosa di molto forte ed effettivamente, una specie di richiamo, di capire e comprendere cosa merita veramente la nostra attenzione, di riflettere sulle scelte. Infatti secondo me va a sottolineare quello che è già uscito nella vostra lettura e quindi ci sta dicendo in conclusione che dobbiamo prepararci in questo periodo, di semplificarci la vita, a volte alcune cose magari siamo proprio noi a complicarle, di separare l'utile dalle cose inutili oppure che al momento non ci servono, proprio per raccogliere delle opportunità e anche per non andare più a ripetere degli scenari emotivi che ormai sono, superati. Quindi di, non scegliere effettivamente il conosciuto perché in qualche modo ci fa
ci fa comodo, o sappiamo come gestirlo, ma cercare di capire che possiamo andare oltre, perché oltre c'è qualcosa di più bello, di meglio che ci aspetta. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!